Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Ben trovate anche oggi qui a casetta. Grazie per essere anche oggi qui insieme a noi. Oggi voglio dedicare insieme a voi la nostra emozione. I nostri abiti oramai sono quasi terminati, mancano davvero gli ultimi dettagli e domani saranno 2 giornate meravigliose per noi, ma soprattutto emozionanti come ogni anno. E ringrazio sempre ogni anno a chi organizza questo evento meraviglioso. La grande Jat è magica. Ma prima di mostrarvi l'evoluzione dei nostri abiti, voglio preparare insieme a voi del sorbetto fatto in casa. In questo periodo dell'anno i limoni incominciano a cadere a terra e così salvo quello che riesco per poter farmi delle provviste di sorbetto di limone grattugiato e anche di succo di limone. E visto che abbiamo ancora tanti limoni da raccogliere, approfitto dell'occasione per fare delle scorte per l'estate. E voi cari amiche avete delle ricette da suggerirmi da preparare con i limoni? E così, care amiche, io in questo periodo dell'anno inizio, come ho già detto, a preparare o a conservare il limone per il periodo estivo. E pensate che nel freezer ho già diversi bicchierini di sorbetto conservati, anche se poi alla fine almeno uno ogni giorno lo consumo. È veramente davvero molto buono, ma ora vi mostro come preparo questo sorbetto semplice. Inizio con lavare tutti i limoni. Una volta lavati tutti i limoni, inizio a grattugiare a mano tutte le bucce dei limoni. Inizio anche a ricavarne il succo. E per preparare questo sorbetto occorrono almeno 6 limoni medi e ricavare, oltre a ricavare le bucce, scusate, grattugiate, occorrono 250 grammi di succo di limone. Vi lascerò qui sotto in descrizione dosi di ingredienti. Una volta filtrato il succo lo verso in un contenitore abbastanza capiente. Nel frattempo prendo un pentolino d'acqua e butto dentro mezzo litro di acqua, aggiungo 200 grammi di zucchero
e unisco anche le bucce grattugiate dei 6 limoni. Alla fine occorrono all'incirca, come ho detto, 6 limoni medi. Adesso lascio arrivare al bollore. Una volta che si è sciolto lo zucchero, verso tutto questo composto caldo al limone, al succo di limone, scusate. E adesso lascerò intiepidire. Ma adesso vi mostro come conservo le bucce grattugiate del limone. Io non so se fate anche voi così, ma questo metodo io lo trovo veramente molto pratico. Grattugio tutte le buccette del limone e le conservo in freezer. Come avete notato non si attaccano e rimangono sempre abbastanza separate, e usarne la quantità che ci occorre è veramente utile. Io ho scoperto anche questo metodo di conservazione per le bucce dell'arancia. Voi ne conoscete altri? Volevo dire limoni, scusate. E poi ho conservato anche il succo del limone in cubetti, anche perché comunque io il limone d'estate lo uso tantissimo veramente per tante ricette, e mi piace veramente tanto anche consumare il tè nel periodo estivo, perciò un cubetto di limone che mi fa sempre comodo, ecco, averlo a casa, ecco qua. Una volta che ho tolto i cubetti li conservo direttamente in questo sacchetto gelo e rimangono così, e così ne preparo anche degli altri. Quest'anno la pianta del limone è stata veramente carica di frutti e mi sembra veramente un peccato lasciarli cadere tutti, ecco. Nel frattempo che si intiepidisce il composto per il sorbetto, vi mostro i lavori oramai finiti. Per dare l'effetto di una pelliccia di ermellino sto usando questo pennarello per tessuto indelebile, e così coloro tante chiazzette nere per dare proprio l'effetto della pelliccia di ermellino, come dicevo. Quindi ho creato un mantello per mio marito, invece per me è una sorta, chiamiamolo così, di mantello che mi cade dalle braccia, in modo tale che non nasconda tutte le decorazioni dell'abito. Nel frattempo ora finisco di cucire questa cascata di fiori alla parte della gonna, sulla parte del dietro, e questa gonna la indosserò domenica. Quest'anno non mi aspettavo un lavoro così lungo, anche perché durante il momento del cucito mi venivano in mente altre idee, e così da un abito si trasformerà in 2 abiti, come vi ho già raccontato negli altri video, 2 principi reali di fine Ottocento dell'epoca vittoriana. Il domani sabato avremo un abito da passeggiata, mentre invece domenica si trasformerà in un abito da occasione importante. Vi mostrerò tutto nel dettaglio subito martedì
e farò un nuovo video e dedicherò, se vi fa piacere, interamente, lo dedicherò interamente alla grandeggiata, questa giornata che per noi è molto importante ed emozionante. Come vi ho già raccontato, ci ricorda il nostro anniversario, il nostro primo appuntamento vestiti in abito d'epoca. Ma adesso torniamo al nostro sorbetto. Una volta che si è intiepidito, verso tutto il composto in un altro contenitore, lasciando questo colino che permette di togliere via le bucce, anche se io, come avete visto, un cucchiaino lo lascio perché mi piace sentire il sapore anche della buccia del limone, gli dà un qualcosa in più, ecco. Nel frattempo inizio a preparare 60-70 grammi circa di albume d'uovo pastorizzato. Io ho utilizzato, come avete visto, ho acquistato il brick di albume d'uovo già pastorizzato per fare prima, e ora sto aggiungendo 30 grammi di zucchero agli albumi che sto iniziando a montare. Volendo potete aggiungere anche una quantità maggiore di zucchero se vi piace più dolce. Perciò finisco di frullare fino a di farlo montare a neve, come si fa per la meringa. Una volta montato a neve ferma, lo butto dentro il composto di limone, che oramai è diventato già freddo. Mescolo tutto con delicatezza, ma adesso lo conserviamo in freezer e di tanto in tanto mischiamo tutto il composto fino a che non diventerà granitoso. Io un esempio l'ho lasciato tutta la notte e la mattina seguente l'ho fatto scongelare appena, dando, ecco qua, con questi fruste ho mischiato tutto il composto fino a farlo diventare un po' granitoso, come lo chiamo io. Ho versato tutto nei bicchierini di plastica per la conservazione, anche perché se si ha poco tempo o si prepara la sera, anche se rimane in freezer tutta la notte, la mattina seguente, come dicevo poco fa, basta lasciarlo un attimo fuori dal freezer e si rimescola tutto in modo tale che anche il bianco dell'uovo si mischi alla perfezione con il succo del limone. Ma ecco qua, all'incirca escono 8 bicchieri che adesso conserverò insieme agli altri nel cassetto del freezer. Questo è un ottimo sorbetto, un'ottima soluzione anche per non buttare via mai nulla, ma soprattutto è fatto in casa. Ma adesso, care amiche, io sto iniziando a preparare tutti gli accessori che indosseremo. Perciò, care amiche, ci rivediamo subito martedì, il tempo di montare il video, così vi mostrerò e vi racconterò questa nostra giornata, vi racconterò e farò anche dei video alla giornata, perché è veramente un qualcosa di molto carino, emozionante, e noi siamo felici perché indosseremo un abito realizzato totalmente da noi, ideato da noi, e quindi siamo veramente felici ed emozionati.
Cari amiche, per oggi è tutto, grazie per la compagnia, grazie di cuore per tutto, per tutti i commenti che mi scrivete ogni volta. Ci vediamo prestissimo, allora ci vediamo martedì, vi auguro un felice weekend e ci vediamo allora martedì. Un abbraccio a tutte, forte forte e grazie ancora per stare qui insieme a noi. Ciao ciao!